Amici, buongiorno. Altro video presuntuoso insieme. Oggi parliamo di reazione di attacco e fuga. Un meccanismo di difesa molto importante, oserei dire perfetto, che ha permesso al genere umano di arrivare fino ad oggi. Vi parlo brevemente del nostro sistema nervoso autonomo, formato da due parti. Una parte si chiama parasimpatica, legata alla quiete, e una porzione ortosimpatica o simpatica, sono sinonimi, legati invece alla reazione. È proprio il sistema ortosimpatico che si attiva quando siamo di fronte a un pericolo. Quando l'uomo era l'uomo delle caverne, il pericolo era un pericolo vero. Poteva essere il leone, insomma, comunque un'aggressione. E si instaurava un rapporto preda-predatore. E le reazioni potevano essere due: o la fuga o accettare il combattimento. In entrambi i casi la reazione era fisica e quindi necessitava di una serie di reazioni del nostro corpo affinché i muscoli potessero lavorare al meglio. Parliamo di queste reazioni. Sicuramente il cuore per primo. Lui deve cominciare a pulsare di più per garantire un maggior flusso sanguigno verso i muscoli. Insieme al cuore che pulsa di più, obbligatoriamente anche i polmoni devono aumentare la loro velocità e anche la loro capienza. Quindi parliamo anche della respirazione ausiliaria. Vi rimando al video presuntuoso sulla respirazione, dove approfondisco questo aspetto. Poi abbiamo il fegato, dove c'è lo stoccaggio, c'è il magazzino del glucosio, chiamato glicogeno, e il fegato immette nel circolo sanguigno più glucosio, più zucchero, affinché ci sia più benzina per i muscoli. I visceri addominali hanno due scelte: o avere uno spasmo, una serie di spasmi, che garantisce una rapida evacuazione per essere più liberi, o un congelamento, quindi una chiusura degli sfinteri che deve durare ovviamente qualche minuto, ma c'è questo congelamento, questa chiusura totale. In più abbiamo una midriasi, quindi un'apertura dell'iride per avere un campo d'azione più ampio, e abbiamo anche un digrignamento per dimostrare all'aggressore che anche noi siamo dotati di aggressività e di reazione. Tutto questo, voi capite, è un sistema infallibile, magnifico, ma non può durare. È un turbo, è un supermotore che ci viene concesso per pochi minuti. E l'uomo delle caverne lo ha utilizzato molto spesso e molto spesso si è salvato. Parliamo invece dell'uomo moderno. La nostra società ci ha quasi tolto il pericolo che costringeva proprio alla fuga o alla colluttazione, ma ci ha dato tutta una serie di piccole realtà che tengono sempre il sistema ortosimpatico leggermente attivato. Il traffico, il capo ufficio, il lavoro, le scadenze, le bollette, i mutui, i rapporti familiari, tutto questo ed altro portano sempre una leggera e cronica attivazione del sistema ortosimpatico. E conseguentemente cosa accade? Accadono piccole tachicardie, che di notte si stringono i denti, con la conseguente cefalia muscolotensiva, iperventilazione, apnee notturne, eccesso di scariche intestinali, chiusura e stitichezza invece dei visceri. Tutto questo a causa del fatto che non siamo in grado di riconoscere e o di gestire questo nostro stato di leggera ansia e tensione. Un piccolo aiuto può nascere dalla respirazione addominale. Vi rimando sempre al video sulla respirazione, l'altro video presuntuoso. I miei pazienti, i miei amici che respirano prima di andare a letto, prima di addormentarsi, dedicano 2-3 minuti alla respirazione e quindi al rilassamento, mi hanno riferito di avere un sonno migliore. E io, come loro osteopata e loro trainer,
In effetti me ne sono accorto, stringono meno i denti e sono più rilassati. Provate anche voi a respirare e sappiatemi dire.